Gorm ha visto infiniti scontri nei suoi territori, che hanno sconvolto la storia dei Gormiti. Nuovi guerrieri si sono presentati per decidere il destino di Gorm, e molte ere si sono succedute. E sono davvero tante, considerando quanto tempo sono durati nei negozi. 16 serie in circa 7 anni, di cui 11 considerate canoniche da noi fan. Potrebbe essere difficile stare dietro alla storia di Gorm, e magari, per i nuovi arrivati, grazie alla serie reboot Gormiti The New Era, potrebbe servire un ripasso, una sintesi di quello che è successo nel passato dei Gormiti. Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video vi presenterò la storia di Gorm in ordine cronologico, e non di uscita, considerando solo le serie canoniche, che abbiamo visto finora nei video lore. Quindi vedremo prima serie, seconda serie, Atomic, terza serie, Mythos, Energeia, Final Evolution, Ritorno ai Signori della Natura o Cartoon, Eclisse Suprema, Neorganic e Luxion. Il criterio per differenziare serie canoniche e non canoniche varia da franchise e franchise. Nel nostro caso considero una serie canonica se ha sia delle figure, sia dei capitoli di un fumetto del magazine ufficiale, sia un adattamento animato. Sfortunatamente questo metodo non è garantito e dato che la Giochi Preziosi non si è mai espressa a riguardo, quello che possiamo fare è solo supporre. E anche se la Natural Leash della 2018, anche detta Araldi di Gorm, sarebbero incluse con questo criterio, sono considerate non canoniche data la loro sostanziale differenza e mancanza di riferimenti diretti al resto delle serie, anche se si potrebbe dire qualcosa per la Natural Leash. Ma c'è già abbastanza carne al fuoco in questo video, quindi per ora lasciamo stare. Inoltre state tranquilli, in futuro potremmo cercare di trovare un modo per collegare le altre serie al canone originale. Lo stesso discorso vale per la serie Legends e la New Era, che sembrano essere un totale reboot. Inoltre alcune serie hanno delle differenze tra le fonti prese in considerazione, quindi verranno sottolineate se necessario. Più volte nel video dirò qualcosa del tipo: questa parte la vedremo, la metteremo nella timeline alla fine del video. Non succederà. Sfortunatamente sto lavorando a questo video, mi sono reso conto che rispetto al giorno in cui lo volevo pubblicare, cioè più o meno i giorni in cui esce la New Era, non riesco ad aggiungere quella parte finale e il video è già lungo così. Sfortunatamente quelle parti finiranno in un video successivo, probabilmente il prossimo che uscirà. Mi spiace per non essere riuscito ad aggiungere a questo video qua, però veramente è un lavorone grosso, lo vedrete. Detto questo, direi di cominciare. Luxion. Tutto comincia sulla Terra, in un passato remoto in cui i Gormiti non esistevano ancora. Ad un certo punto un'energia si manifesta su questo pianeta con una potenza irripetuta. 4 fasci di luce dallo spazio si fondono con gli elementi del vento, dell'acqua, della roccia e del bosco, dando alla luce i signori Luxion, i quali hanno l'abilità di generare nuovi Gormiti dalla loro tribù, toccando i loro elementi. I Gormiti del bene si rendono però conto che allontanandosi dai propri elementi, la luce che li circonda si affievolisce e quindi la loro energia diminuisce. Si incontrano quindi alla Rosa degli Elementi, un luogo sacro che contiene le energie dei 4 elementi, e decidono di invocare Leander, colui che incarna l'essenza stessa della natura e la lotta contro il male. Costui suggerisce di unire l'essenza dei loro elementi per creare la globosfera di potenziamento, che concede il potere della rigenerazione e li rende Gormiti Luxion. Cioè banalmente li ricarica di energia se entrano nella globosfera. TM, comprala nei negozi di giocattoli. Però i signori degli elementi, invocando Leander, hanno risvegliato Draconius dalle viscere della terra, il quale richiama le forze dell'oscurità e crea dei Gormiti del male, degli elementi nocivi della terra. Venendo a sapere della globosfera in un modo o nell'altro, riesce a utilizzarla e a farla utilizzare al suo popolo, facendo nascere così i Gormiti del male Luxion. Leander riesce a scacciare Draconius, ma non lo sconfigge definitivamente, iniziando così un conflitto che durerà per ere ed ere. Un tempo indefinito trascorre tra gli eventi della serie Luxion e quella cronologicamente successiva, la prima serie. Qui c'è molto spazio per generare teorie, specialmente considerando che in questa serie Gorm e la Terra vengono usati come sinonimi. Ho un po' di teoria a riguardo, per adesso andiamo avanti perché facciamo notte. Su Gorm non si sa bene che fine abbiano fatto i Gormiti Luxion. Sappiamo solo che una profezia afferma che il monte Vulcano eventualmente erutterà, mentre una popolazione umanoide si è stanziata sulla superficie dell'isola, ai piedi di questo vulcano. Poco sappiamo di questa civiltà, tranne che vivevano in armonia e nel rispetto della natura. Tra questi umanoidi, il vecchio saggio, un individuo misterioso su cui si sa poco, tranne che possiede poteri magici per difenderli dall'alto sulla sua torre, ed è il depositario della loro cultura. Altra entità misteriosa è Magor, che si trova nel monte Vulcano, e il vecchio saggio sa della sua esistenza.
Non ci viene detto molto altro dalle serie che consideriamo in questo video. Serie 1. Le origini. In un certo momento Magor si risveglia, dando vita al suo esercito di uomini lava. Li chiamerò Gormiti per semplicità, ma tecnicamente non vengono considerati tali in questa serie. I Gormiti del male attaccano la civiltà gormita per vari cicli, torturando, uccidendo e divorando le anime dei suoi membri. L'attacco fu così aggressivo che finirono per estinguere l'intera specie di gormiti umanoidi, e gli uomini lava dovettero ritirarsi nel vulcano per mantenere le loro energie, non avendo più nessun'anima di cui nutrirsi. Un solo individuo si salvò, il vecchio saggio, che sapendo della profezia si nascose fuori dall'isola, dove non potesse essere trovato, così da poter conservare la cultura gormita. Guardando il suo popolo bruciare, il vecchio saggio non poté che versare lacrime per i suoi compagni caduti. Queste lacrime si raccolsero diventando l'artefatto magico più potente di Gorm, l'Occhio della Vita. C'è un po' di discordia fra le fonti. Nella maggior parte l'Occhio della Vita nasce dalle lacrime del vecchio saggio, mentre in altre, tipo il Magazine, è un artefatto di cui il vecchio saggio è custode. Attraverso l'Occhio della Vita il vecchio saggio fa nascere una nuova popolazione di Gorm, plasmandola dagli elementi della natura. Nascono i 4 popoli di Gorm: foresta, terra, mare ed aria, e per ciascuno di essi viene creato un signore della natura per guidarli, più grande, già adulto e senza conoscenze degli eventi passati. Questi comandanti sono Tasarao per la foresta, Geus per la terra, Poevrons per il mare e Noctis per l'aria. I Gormiti vivevano in armonia, aiutandosi l'uno con l'altro. Ogni anno avrebbero festeggiato la loro stessa nascita nella festa del Valladoin, caratterizzata con dei fuochi d'artificio come simbolo di controllo sulle forze del male. Proprio durante questa festività, Magor decise di attaccare nuovamente i Gormiti, nascondendo l'arrivo dei suoi soldati tra i fuochi d'artificio. Magor si palesa di persona di fronte ai 4 signori del bene, accompagnato da Magmion, signore del magma, e Lavion, signore della lava, e scaglia su tutti i Gormiti del bene una maledizione, chiamata in inglese Purple Bolt, che impedisce a coloro che sono stati colpiti da essa di essere in grado di distinguere bene e male. Così facendo, la pace tra i popoli cedette. Tutti cominciarono ad affrontarsi tra di loro. Altro tempo indefinito trascorre tra prima serie e seconda serie, di cui poco sappiamo. Una delle cose che possiamo intuire è che i Gormiti prima serie sono periti in un modo o nell'altro, e gli altri Gormiti sono nati ed evoluti su Gorm. Il vecchio saggio se n'è andato, mentre Magor è apparentemente inattivo. Tutti i popoli di Gorm si sono scontrati tra loro per il dominio dell'isola, ma un'antica profezia afferma che alla prossima grande eclissi solare ogni popolo dovrà scegliere un campione che dovrà partecipare ad un torneo fra i popoli, il che deciderà il sovrano dell'isola. Questo torneo dovrà avvenire sulla piana di Astreg, luogo dove depositano le anime dei Gormiti più valorosi. Forse i Gormiti delle serie precedenti? Inoltre, piccola parentesi, viene citata la nascita dei Gormiti in Maistica, ma dato che non la consideriamo canonica, ignoriamo questo fatto. Diciamo che per come è scritto, viene quasi fatto intuire che i Gormiti serie 2 sono Maistica. Se uno non sapesse come scrivono nei foglietti illustrativi, capirebbe questa cosa. Serie 2. La grande eclissi. Un'eclissi solare è in arrivo, quindi ciascun popolo sceglie il suo campione per adempiere alla profezia. Il Gran Consiglio della Foresta sceglie Barbataus, il quale non vuole partecipare per il suo desiderio di neutralità. Le creature del mare scelgono Carrapax. I Gormiti della Terra richiedono a gran voce la partecipazione di Colossus. Ed Helios si conferma essere il candidato ideale per il popolo dell'aria. I campioni si ritrovano quindi sulla piana di Astreg e il torneo comincia. La prima sfida è tra Carrapax e Colossus. Il campione della Terra però esagera e finisce per distruggere il terreno sotto di lui, causando la sua stessa sconfitta. Poi ci sono Barbataus ed Helios, che viene vinta dal Signore della Foresta. Quindi si sfidano Carrapax e Barbataus. Durante la battaglia, Barbataus osserva il Signore del Mare e decide quindi di farsi sconfiggere, fidandosi dell'animo gentile del suo avversario. Carrapax quindi è il vincitore del torneo, ma dal nulla spunta Orrore Profondo, Signore del Vulcano, che sfida Carrapax, facendosi aiutare da Incubo di Fuoco. Orrore Profondo riesce ad avere la meglio, ma gli altri Signori della Natura si alleano per sconfiggerlo. Decidono quindi di governare Gorm assieme, in una sorta di alleanza del bene, portando la pace su Gorm e rompendo la maledizione di Magor, secondo il foglio illustrativo Atomic. Altro tempo indefinito trascorre prima della serie successiva. Questo è uno dei periodi più pacifici sull'isola. I Signori del Bene decidono di tenere sotto controllo le attività dei Gormiti del Vulcano, facendole controllare periodicamente dai Gormiti dell'aria. Atomic, il grande inganno. Durante un giro di pattuglia attorno ai territori del vulcano, Helios sente una voce chiamarlo verso un'isoletta non molto distante dalla riva. Questa voce è di Magor,
che attirandolo a sé lo convince a tradire i suoi compagni in cambio dei poteri Atomic, un potenziamento elementale di cui ho già parlato in un vecchio video in gran dettaglio. Helios aggredisce Carapax per dimostrare la sua fedeltà a Magor e ottiene quindi la magica leggerezza. Il vecchio saggio si manifesta agli altri signori dell'Alleanza del Bene e spiega loro come ottenere i loro poteri Atomic per poter combattere Magor. Carapax deve sconfiggere Tentaclon nella cava della Murena per raggiungere la forza degli spiriti e ottenere la profonda bioluminescenza. Colossus deve ottenere i cristalli della caverna di Roskamar, difesi da Roscalion per ottenere il vigore muscoriano. E Barbataus deve chillare per ottenere l'antico mimetismo. Il suo compito adesso è di presidiare l'isola. Così facendo ottengono tutti i poteri Atomic. Carapax e Colossus affrontano quindi Helios e Errore Profondo sulla piana di Astreg. A questo punto veniamo a sapere che Carapax e Colossus vengono sconfitti. Serie 3. Eclissi finale. Dopo la sconfitta di Carapax e Colossus sulla piana di Astreg, Gorm è in subbuglio. L'alleanza tra il popolo dell'aria e quello del vulcano ha permesso una sorta di bombardamento a tappeto di tutta l'isola, che causa la sconfitta totale di tutti i popoli del bene. Vagando per Gorm in uno stato depressivo, i signori della terra, del mare e della foresta si ritrovano nella piana della mistica rugiada. Qui si stringono in un abbraccio attorno al sacro altare della vita. Le loro lacrime finiscono nell'altare e avviene un sortilegio. Nel magazine c'è anche una sottotrama di Falco Silente che decide di tradire Helios e si ricongiunge con i Gormiti del bene. Con un gormita di ciascuno dei 4 popoli di Gorm sulla piana della mistica rugiada, il sacro altare della vita si illumina ed emette un fortissimo raggio di luce verso il cielo. Il vecchio saggio permette all'occhio della vita di raggiungere e unirsi al fascio di luce, aprendo un portale spazio-temporale, permettendo quindi l'invocazione del Sommo Luminescente, il Signore della Luce, sovrano della mistica regione della luce bianca, e del suo popolo. Il Sommo inoltre convoca anche i nuovi popoli del bene, comandati dall'antico Thor, Grandalbero e Nobil Mantis. Magor, vedendo tutto questo, decide anche lui di richiamare Obscurio, il signore delle tenebre, antico principe del male, e il suo popolo, facendo leva sulla possibilità di sconfiggere Sommo Luminescente come incentivo per ricevere il suo aiuto. Crea poi il nuovo popolo dell'aria, sotto il suo controllo, comandato da Devil Phoenix, ed infine richiama Armageddon, il nuovo signore del vulcano. Vediamo che cominciano vari scontri tra le frazioni di bene e male, tra cui un tentativo di Obscurio di andare a rubare l'occhio della vita, dato che lui è l'unico gormita in grado di tenerlo in mano senza problemi. Questo piano è fatto fallire da un breve scontro con il Sommo Luminescente. Questi scontri però durano poco, perché Magor decide di cominciare invece a prepararsi ad uno scontro finale, e lo stesso fanno i Gormiti del bene. Creature gigantesche cominciano ad apparire, e dopo non si sa quanto tempo le due fazioni si ritrovano l'una davanti all'altra, separati dalla gola della disperazione, che da questo momento in poi viene chiamata Valle del Destino, così da poterla vendere meglio ai bambini. Non è una battuta, è letteralmente il vero motivo. Suppongo che questo avvenga durante un'eclissi, dato che questa saga è chiamata Eclissi Finale. Su questa parte voglio aprire 2 parentesi prima di andare avanti. Obscuro e Sommo sottolineeranno più volte che tra loro c'è una rivalità durata aeree e che nonostante Obscuro abbia perso il loro scorso incontro, questa sconfitta è stata di margine veramente basso, indicando quindi che sono più o meno pari in livelli di potenza. Inoltre è chiaro che il vecchio saggio, Magor, Obscuro e Sommo Luminescente si siano già conosciuti in passato. La posizione temporale di questi eventi non è chiara e quindi ne parleremo a fine video. Altra questione, al di fuori di Sommo, Obscuro e Devil Phoenix non è molto chiara l'origine di nessuno dei signori dei conseguenti popoli di Gorm, dato che vengono alle volte usate quasi come sinonimi nascere e richiamare, come vediamo usato per Nobil Mantis nel magazine. Direi di lasciare questo argomento per magari un altro video perché è un casino. Al contrario delle serie precedenti, la Mythos è composta da 2 corti diversi, distribuiti nello stesso DVD, Attacco su Gorm e Scontro finale. La serie Mythos avviene immediatamente subito dopo la serie 3, quindi riprende direttamente dalla battaglia sulla gola della respirazione. Cominciamo con il primo corto, Attacco su Gorm. Appena Sommo Luminescente e Obscuro si scontrano, la guerra comincia. Entrambe le fazioni si affrontano con tutte le loro energie. Sommo e Obscuro combattono con tale foga che il vecchio saggio è costretto a contattare telepaticamente il Signore della Luce. Il loro scontro rilascia talmente tanta energia ultradimensionale che rischierebbero di distruggere l'intera Gorm senza volerlo. Per risolvere questa situazione, il vecchio propone al Sommo di sprigionare l'energia Mythos, stabilizzando la sua energia, potenziando lui e i suoi compagni. Il Sommo accetta e seguono il processo, rilasciano i poteri Mythos e poi li distribuiscono a Nobil Mantis, Grandalbero e l'antico Torg. Obscurio, vedendo questo, chiede aiuto a Magor. Di conseguenza, ottiene anche lui i poteri Mythos, e che verranno poi distribuiti ad Armageddon e a Devil Phoenix.
Quindi le mazzate continuano nello scontro finale, il corto successivo, ed infatti continuano a combattere. Il vecchio saggio prova a riportare la battaglia dalla sua, richiamando su Gorm i primi gormiti della terra, foresta, mare ed aria, potenziati. Non viene detto esplicitamente nelle fonti principali, ma probabilmente erano morti, seppelliti da qualche parte e sono risuscitati per poi essere stati riportati in superficie grazie ai tunnel di Talps, come citato nella sua carta descrittiva. In questo momento, in fonti secondarie come il Fanbook, anche Magmion e Lavion con i loro popoli vengono richiamati sull'isola, per sbaglio dal vecchio saggio. L'unica alternativa a questa cosa sarebbe che Magmion e Lavion sono sempre rimasti nel vulcano e stavano facendo un po' di palestra per diventare più pompati, non lo so. Successivamente vengono richiamati gli antichi e mistici guardiani, o anche detti destrieri, uno per popolo. Abbiamo quindi Roscalion, Troncalion, Tentaclion e Luxalion. Nuovamente Obscurio, essendo in difficoltà contro queste creature, chiede a Magor di far qualcosa, e così vengono richiamati Dracon, Phoenicion e Cerberion. Quindi punto a capo, le due fazioni sono di pari forza. Magor però è riuscito a scoprire il nascondiglio del vecchio saggio e supera le sue barriere mentali per mandargli contro degli spiriti delle tenebre. Il vecchio saggio riesce a sconfiggerli, ma è stremato. Decide di eseguire un'azione rischiosa, contatta il sommo luminescente e lo convince ad aderire al suo piano. Gli manda quindi con la magia l'occhio della vita, e il sommo usa tutte le sue forze per raggiungere la cosmo-atmosfera, per lanciare l'artefatto nello spazio profondo. Il sommo precipita, e Obscurio lo salva, in segno di rispetto. Tra una scena e l'altra nel corto veniva mostrato il vecchio saggio parlare da solo, dopo gli eventi del grande conflitto. Con il senno di poi i suoi vaneggiamenti vogliono solamente far intendere che è combattuto sulla sua scelta di lanciare l'occhio della vita nello spazio profondo. Al termine della saga viene titolato qualcosa, ma non è chiaro cosa si vuole fare intendere, sia nel magazine che nel corto. L'ipotesi più plausibile è che venga mostrato che un meteorite si sta per schiantare su Gorm, che vedremo tra poco nella Final Evolution. Dal lancio dell'occhio della vita, Gorm smette di essere la stessa. La natura comincia a diventare sempre più violenta e ogni popolo comincia ad aver difficoltà a vivere perfino nei propri territori. Uno ad uno, ciascun combattente della grande guerra della Valle del Destino decide di abbandonare lo scontro per tornare ai propri territori. Solo il sommo luminescente e Obscurio rimangono sul campo di battaglia per chissà quanto tempo. Anche se sfiniti, continuano a combattere incessantemente. Ad un certo punto notano un meteorite nel cielo che si rivelerà essere l'occhio della vita, il quale ora ha assorbito le energie donategli dal sole e dalla luna e si sta per schiantare su Gorm. Sia il sommo che Obscurio decidono di provare a fermare questa calamità. Volano verso il meteorite e toccandolo vengono riempiti della energia Neozone, che li trasforma. Il sommo diventa quindi il signore del sole e Obscurio il signore della luna. Con questi nuovi poteri riescono a fermare il meteorite e perfino a spingerlo indietro. Ma Obscurio decide di lasciarlo precipitare per avere un'occasione di attaccare il sommo per primo. Iniziano uno scontro, che perderà miseramente. L'occhio della vita quindi precipita su Gorm, donando i poteri Neozone ai signori Mythos. I signori poi condivideranno i loro poteri ai loro sottoposti, creando quindi i popoli del sole dalla luce, diamante dalla terra, ghiaccio dal mare, foresta infuocata dalla foresta, luna dalle tenebre, fossili dall'aria e metallo dal vulcano. Inoltre l'occhio della vita, schiantandosi, si è diviso in 5 parti uguali, una per ciascun popolo originale. Ciascuno di questi frammenti, che da adesso saranno definiti occhi della vita, si dirige verso il proprio signore Nergeia, donando quindi poteri atomici attraverso l'energia Neozone a Geos, Tasarau, Poivron, Snoctis, Lavion e Magmion. Apparentemente i destrieri hanno ricevuto i poteri Mythos, ma non è chiaro quando questo sia successo. Ora nemmeno il vecchio saggio e Magor possono influenzare lo scontro dei gormiti, dato che loro stessi affermano di non essere capaci di generare un'energia superiore alla Neozone. Con Gorm piena di energia, i conflitti sono destinati a ricominciare. Popoli del bene raccolgono i loro occhi della vita nella caverna di Roskamar, anche se con qualche difficoltà, e Magor manda quindi tutto il suo esercito a recuperarli. La battaglia finale inizia, sulla pianura delle nebbie. L'esercito del bene prepara una strategia che dona loro un buon vantaggio. I signori del male quindi decidono di rispondere con un colpo energetico composto da tutte le loro energie, che rischierebbe di distruggere Gorm contro la volontà di Magor. Il vecchio saggio contatta il sommo luminescente e Nobil Mantis, spronandoli a non rispondere all'attacco, dato che nemmeno lui sa l'intera estensione dei poteri Neozone e le conseguenze potrebbero essere devastanti. I due però decidono comunque di rispondere all'attacco. L'energia sprigionata da questo scontro è tale da creare la bolla ultradimensionale, un portale che risucchia tutto dentro una dimensione senza tempo. Tutti i gormiti terza serie, i signori della natura Nergeia e Atomic vengono risucchiati nella bolla assieme a Phoenicion, Luxalion e Cerberion.
L'unica eccezione sono i signori del vulcano, quindi Orrore Profondo, Macmion e Lavion, e anche Ramartiglio a quanto pare. Magor tenta di sgraffignare i 4 occhi della vita che stavano venendo risucchiati, ma il vecchio saggio lo ferma con un incantesimo, aiutato dagli antichi destrieri del bene, facendolo risucchiare nella bolla, e si prende gli occhi della vita della terra, foresta, mare ed aria. Secondo il foglio illustrativo, il sommo luminescente ha aiutato il vecchio saggio in questa magia, e stava per salvarsi, ma Obscurio lo colpisce facendolo finire nella bolla come tutti gli altri. Poi il vecchio affida Gorm nelle mani dei guardiani e, secondo la sua canzone dedicata, si tuffa nella bolla, usandola per viaggiare in dimensioni parallele. Si ritrova quindi sulla Terra di 200 milioni di anni fa e lascia gli occhi della vita insieme all'intericità della sua conoscenza gormitica ad un uovo in una caverna e incide su una pietra l'immagine di 4 giovani eroi umani e le loro trasformazioni in gormita. Ma questa non è una caverna qualsiasi. Infatti, secondo il foglio illustrativo, in quella caverna si trova una porta ultradimensionale che porta a Gorm. Inoltre, sempre secondo il foglio, il vecchio saggio, invece di affidare la sua conoscenza ad un dinosauro, diventa proprio la creatura deforme detta Razzle. Fingiamo che questa cosa non sia mai stata detta. L'unico elemento non chiuso dal punto di vista della timeline, che rimane aperto fino alla fine della serie, è dove diamine si trova l'occhio del vulcano. L'ultima volta che l'abbiamo visto, Magor provava a usarlo e non ci riusciva. Sarà da approfondire, e sfortunatamente non in questo video. Ritorno dei Signori della Natura, anche detta serie cartoon. Nasce quindi Razzle dall'uovo in cui sono stati affidati gli occhi della vita. Tra le cose lasciate dal vecchio saggio c'è un cristallo contenente un solo gramma, che spiega la missione di Razzle e dei Signori della Natura predestinati, cioè riuscire a richiamare su Gorm il sommo luminescente. Ma questo cristallo chiaramente verrà perso da quella lucertola malformata. Razzle passerà quindi i successivi 200 milioni di anni a cercare in tutto il mondo i ragazzini predestinati a diventare signori della natura. Nel foglio illustrativo è invece il vecchio saggio ad effettuare questa ricerca, ricordiamoci, deformato a tal punto da sembrare Razzle. Intanto su Gorm i climi avversi cominciano a calmarsi, facendo tornare quindi molti territori abitabili, e lentamente i gormiti dei vari popoli costruiscono vere e proprie città nei loro territori, difesi dai loro guardiani. Ad esempio, vengono costruite la fortezza della roccia e della foresta. Una volta che la crisi viene sventata, i popoli ricominciano a dubitare l'uno dell'altro. Forse, contrariamente al foglio illustrativo Atomic, la maledizione di Magor non è mai stata rimossa, oppure è una conseguenza logica di una società del genere basata sulla violenza, senza una guida da parte di un signore della natura. Inoltre, i gormiti notano una certa instabilità dimensionale su Gorm, e per questo si ritrovano occasionalmente a doversi adattare ad essa. Per esempio, smettono di fare tornei sulla piana di Astre e costruiscono l'arena di Kulgar per sfide amichevoli. Ci sono inoltre alcuni eventi rilevanti nel cartone che avvengono in questo periodo. Se ne manca qualcuno di importante, fatemelo sapere. Circa 65,95 milioni di anni prima dell'inizio della serie cartoon, il popolo dell'area usa un incantesimo per diventare invisibile. Per via dell'instabilità di Gorm, questa magia fa estinguere i dinosauri. Rocciataura, ad un certo punto, diventa il sovrano della Terra. Viene inciso su dei rospi cinesi un simbolo per fermare strappapensieri. Probabilmente questo è avvenuto attraverso una magia, dato che anche nel presente della cartoon questi segni sono rimasti. Immagino che siano tramandati tipo una maledizione, perché se no sono rospi immortali. 100 anni prima dell'inizio della serie, Mimeticus manda Lavion in un'altra dimensione. 7 anni prima della cartoon, Magmion comincia la ricerca per l'incantesimo del reticolo segreto, un luogo dove si può raggiungere ogni posto di Gorm come una sorta di hub. Inoltre ci sono degli eventi periodici che si ripetono in tot anni, come ad esempio la formazione delle statue del falco che avviene ogni 100 anni, oppure il moto della cittadella del popolo dell'aria che ogni 3000 anni passa sopra il monte Vulcano. Infine Razzle trova la casa di Toby e Nick Trip, e quindi i 4 prescelti a diventare signori della natura. Non ci viene mostrata la rivelazione di ciò, e la prima trasformazione in gormiti. Infatti la serie animata comincia da una delle loro prime avventure. In tutta la sua durata mostra soltanto eventi per lo più autoconclusivi in cui i predestinati notano eventi anomali sulla Terra causati da qualche attacco di un popolo vulcano su Gorm. Si trovano quindi nello scantinato della casa di Trip, dove si trova il Tempio degli Elementi. Da lì, attraverso uno schermo multidimensionale, viene mostrato loro cosa è avvenuto sull'isola. I ragazzi richiamano l'energia degli occhi della vita, che fa scegliere il Keeper dalla Crystal Console. Poi, quelli non scelti si tuffano su Gorm attraverso uno squarcio dimensionale, generato dagli occhi della vita, per andare a fermare i cattivi. Prima di passare alle conseguenze degli eventi cartoon, direi di precisare 2 cose. 1. Il Tempio degli Elementi sembra essere la grotta dove il vecchio saggio ha lasciato gli occhi della vita, e la conoscenza gormitica deve essere stata testualizzata da Razzle, il vecchio saggio, in un qualche momento. La formazione della casa di Trip esattamente sopra la caverna potrebbe essere destino. Oppure Razzle ha assunto degli ingegneri e architetti per fare tutti quei passaggi segreti ipertecnologici
per poi assassinarli così che non dicano in giro quello che hanno visto lì dentro. Comunque, in un certo senso c'è così tanta roba da dire sul world building e le sue conseguenze che se adesso ne parlassi nel dettaglio finirei domani, e non è caso per ora data la lunghezza di questo video. Elenchiamo gli eventi che hanno una conseguenza, anche al di fuori dell'episodio in cui avvengono. Prima fra tutti i signori della natura imparano a usare i loro poteri e si fanno riconoscere come i signori della natura dai loro popoli. L'Avion si libera dalla dimensione in cui era stato messo Avimeticus, Strappapensieri finisce in uno stato comatoso rinchiuso nella fortezza della foresta, e infine, verso la fine della serie, cominciano ad aprirsi numerosi squarci dimensionali che rischiano di ingoiare la Terra. I nostri eroi scoprono che l'unico modo per risolvere la situazione è portare i resti degli elementi della natura custoditi nell'antro delle antiche rovine, nei rispettivi luoghi sacri. Raggiungendo quel luogo dopo varie disavventure, ora resta da trovare luoghi sacri dove mettere questi resti. Tornando al Tempio degli Elementi, ritrovano la pietra della conoscenza. I ragazzini vengono a sapere della loro missione di riportare a Gorm il sommo luminescente dall'ologramma del vecchio saggio. Nel foglio illustrativo viene descritto come se fosse in grado di dialogare con loro e racconta tutta la storia di Gorm. Con qualche difficoltà ci riescono, e anche se non mostrato e menzionato, nel canone animato del foglietto illustrativo viene riportato Fenisius Gorm, il quale è sempre stato sull'isola nel canone del magazine. Nella serie animata quindi vanno dal luogo sacro al successivo, ripristinando l'equilibrio dimensionale. Sfortunatamente nel foglio illustrativo inizia direttamente la serie successiva, quindi a quanto pare si scordano di risolvere il problema degli squarci e non lo so, la Terra viene distrutta. Ma riportando il sommo su Gorm, Magion capisce che è possibile riportare anche Magor ed Obscurio, ed è quello che proverà a fare nella serie successiva. Ci sono infine degli eventi descritti a cui non è stata data una posizione temporale perché legati ad Obscurio. Il più conosciuto è la creazione della corona di Obscurio, un artefatto che contiene il vero e proprio spirito del Signore delle Tenebre. Questo assieme a tutti gli artefatti da lui creati, di cui il Re Profondo è ossessionato. L'altro riguarda l'ultimo episodio della serie in cui appare Super Dracon, una sorta di mecha per Dracon, costruito da Obscurio per potenziarlo. Viene definito un aggiornamento software. Non aprirò una parentesi a riguardo. Inoltre viene menzionata un'epoca lordiana, nella quale non si parla il gormito antico. Di queste cose discuteremo a fine video. Eclissi Suprema. L'Eclissi Suprema è strana nella lore, perché il magazine e il foglietto illustrativo hanno elementi di trama abbastanza diversi. Vi faccio una sorta di mashup di quello che credo che sia più canonico. Praticamente dopo che i gormiti hanno richiamato il sommo, nel foglietto concentrando le loro energie, nel magazine facendo assolutamente nulla e nella serie animata con un rituale dentro il vulcano, questo ha dato loro i poteri Eclissi Suprema e la possibilità di ricevere le armature mistica. Intanto il Re Profondo, l'Avion e Magmion si recano alla Tana dello Sconforto per incontrare Obscurio, che è riuscito a liberarsi da solo dalla bolla grazie al codice di Magor, un antico artefatto che si credeva perso per via di un terremoto, e per qualche motivo è riuscito a trovarlo dopo ere, proprio inciso nelle pareti della sua tana personale. Obscuro è riuscito a decifrarlo dalla bolla dimensionale in qualche modo, e quindi è riuscito a liberarsi pezzo per pezzo. Nella serie animata questo processo è stato graduale e assistito da Magmion, così facendo si è liberato anche Armageddon. Inoltre si sono liberati anche Cerberion e Luxalion in momenti non ben specificati. Infine, Sommo e Obscurio creano i nuovi gormiti Eclissi Suprema, TM. Andate a comprarli in edicola. Nelle altre fonti i gormiti nuovi appaiono e nessuno fa presente che prima non c'erano. Anzi, alcuni hanno una storia passata sull'isola, quindi non è molto chiara questa situazione. L'unica parte interessante degli episodi conclusivi è che c'è una progressione della drammaticità della situazione che non si nota troppo. Ma se prendi appunti come un pazzo, te ne rendi conto. Se volete un video un po' più del dettaglio, ve lo linko, così da non perdervi la storia d'amore tra Obscurio e Berz. Praticamente per tutta la serie, Obscurio cerca di ottenere sempre più potere attraverso vari artefatti ed incantesimi. Prima ottiene un corpo fisico, poi ricerca 3 cristalli che gli daranno poteri, non verranno mai più menzionati, poi cerca di ottenere il suo esercito di tenebre addormentato sotto il centro di Gorm. Inoltre sperimenta vari incantesimi per indebolire vari popoli, e infine cerca di raggiungere il sommo luminescente. Prima cercando una spada di ghiaccio, poi torturando Luxalion, cercando l'ingresso ad ovest. Infine prova a cercarlo ad est, sparando un raggio energetico proprio in quella direzione, da dove origina la luce. Con un cannone così potente da aprire un portale dimensionale e una scalinata di cristallo che porta direttamente al tempio del sommo luminescente. I signori di luce e tenebre si affrontano e il sommo vince, ma questo non ferma Obscurio, che finisce adesso di cifrare il codice di Magor e usa l'incantesimo che causa l'Eclissi Suprema. Name drop. Tutta Gorm viene piano piano ingolfata dalle tenebre, che fa spawnare gorbattenti del vulcano e corrompe tutti quelli che rimangono coperti per troppo tempo, facendoli cedere alla malvagità. Dopo varie peripezie ci si ritrova in uno scontro tra le forze del male contro i signori della natura e un sommo esausto, dato che non è riuscito mai a riprendere le sue energie pienamente. Tutto questo per ottenere la sabbia del passaggio, un artefatto che permette al suo utilizzatore di teletrasportarsi alla Tana dello Sconforto.
In un momento di difficoltà, il sommo luminescente abbandona la forma fisica, diventando luce purissima, per liberare i signori della natura, permettere loro di prendere la clessidra e quindi distruggere il codice di Magor, il che fa apparire un portale dimensionale che risucchia Obscurio, terminando quindi la serie Eclissi Suprema. Il magazine in questa parte finale la descrive diversamente. Praticamente lo scontro è avvenuto senza i signori della natura e il sommo si è sacrificato, causando la distruzione sia di Obscurio che del codice di Magor. La morte di Obscurio verrà confermata anche più avanti. In questa serie ci sono eventi passati di cui non viene fornita una posizione temporale, come il fatto che custodi del putriverne si ereditano generazione in generazione da chissà quanto tempo, e se solo Querciannone non avesse detto di essere un discendente diretto di questa famiglia, sarebbe chiaro che gli Eclissi Suprema sono nati sul momento. Oppure i saggi anziani che nasconsero i talismani della saggezza per evitare che venissero utilizzati ancora impropriamente dai gormiti della Terra. O che Gorm è piatta. Non ha grossissimi problemi sulla timeline, lo menziono solo perché non ha senso dirlo adesso. Sarà un aspetto da analizzare ulteriormente in futuri video. Neorganic. È passato circa un anno dagli eventi dell'Eclissi Suprema. Magmion, tornando alla distrutta Tana dello Sconforto, ha trovato il ricomposto, la runa di Magor. Usandola, viene trasportato al Tempio degli Elementi. Una volta lì, ha distrutto tutto, rubato l'antico manuale e i 4 occhi della vita, ed è tornato su Gorm. Usando nuovamente la runa di Magor, con gli occhi della vita fa risorgere Obscurio, che per ringraziare Magor per averlo portato in vita, decide di eseguire i suoi ordini. Intanto sulla Terra i 4 giovani signori della natura hanno finalmente cambiato outfit. Inoltre non hanno più messo piede su Gorm dal combattimento con Obscurio, ma all'improvviso notano di poter controllare i loro elementi anche da umani sulla Terra. Tornano quindi al Tempio degli Elementi e lo trovano completamente distrutto e privo degli occhi della vita e del manuale di Gorm. Prima di potersi impanicare, il cristallo che era stato donato loro dal sommo luminescente si illumina e appare un ologramma del vecchio saggio e Razzle. Quindi viene spiegato loro che è successo al Tempio degli Elementi. Poi viene rivelato che sono diventati effettivamente i signori della natura, ed è per questo che possono controllare i loro elementi. Però, per poterli usare appieno, devono effettuare il rituale del medaglione. Chiudendo gli occhi e credendo nella potenza della luce con tutto loro stessi, appare il sommo luminescente in visione, che dona loro 4 amuleti, ciascuno rappresentante un elemento di Gorm. Posizionando questi 4 medaglioni uno sopra l'altro si forma un simbolo del sommo luminescente e vengono trasportati al Tempio della Luce. Qui il vecchio saggio dona loro i poteri Neorganic e spiega che adesso basta toccare il proprio elemento per trasformarsi in signori della natura. In questa maniera hanno ricevuto una nuova forma, più forte che mai. Dato l'aspetto, il titolo adesso dovrebbe essere Gormiti, gli invincibili Maranza della natura, ma non parliamo dei loro outfit, ne ho già parlato abbastanza nel video lore. Secondo il foglio illustrativo, adesso il sommo luminescente crea anche i Gormiti secondari Neorganic, ma nel cartone, come al solito, non c'è menzione di ciò. Anzi, sembra sempre che ci sono sempre stati e sono tutti amiconi. Comunque il vecchio saggio assegna ai ragazzini la missione di andare al Monte Vulcano e riprendere gli occhi della vita. Ma una volta lì si ritrovano di fronte a Magor, appena tornato dalla bolla dimensionale. Questo lascia combattere Magmion e Obscurio al posto suo, anche loro con nuovi poteri Neorganic, mentre crea un portale verso la Terra usando i 4 occhi della vita. Magor fa quindi spuntare un vulcano nel bel mezzo di un oceano e mette una barriera intorno ad esso per non renderlo localizzabile dagli umani. Infine ci si tuffa portando gli occhi della vita con sé. Dalla sua nuova base crea una nuova Tana dello Sconforto per Obscurio su Gorm e crea un esercito di cloni di Bombos. Cioè, non viene detto tale, sono gorbattenti del male, in teoria, però sono Bombos. Il suo nuovo obiettivo è conquistare sia Gorm che la Terra. I ragazzini dopo questo tornano a casa come se niente fosse. Nei vari episodi della serie, Magor corrompe un occhio della vita e o crea un nuovo gormita per far danni al posto suo, tipicamente basato su un elemento inquinante. Poi procede ad effettuare un doppio attacco sia su Gorm che sulla Terra, i signori si dividono in 2 squadre, non è più necessario il Keeper, e risolvono i vari problemi. L'unico tema ricorrente è che se prendi appunti come un pazzo, potresti renderti conto che i vari popoli di Gorm si stanno coalizzando per opporsi a Magor. Nel finale, Magor attua un piano per corrompere tutti i signori della natura. Incanta i 4 occhi della vita e inganna i 4 signori in una trappola che li fa arrivare nella sua Tana, così che toccando i rispettivi occhi della vita vengono corrotti dal suo incantesimo, diventando rossi, e ottiene controllo su di loro. Quanto pare si è ricordato di quello che aveva fatto con Helios. Però Toby e Lucas non vengono incantati, riescono a fuggire, recuperare un'acqua purificatrice protettata dagli spiriti gormiti ed eventualmente Toby riesce a liberare tutti i suoi compagni dal controllo di Magor, con l'aiuto del vecchio saggio. Poi, con un attacco combinato, colpiscono il Signore del Male, che si butta nella lava assieme ad Obscurio, promettendo di ritornare. La Tana di Magor si distrugge, ma i signori di Gorm sono riusciti a recuperare gli occhi della vita. Sfortunatamente questi sono stati troppo sotto il controllo del male e hanno bisogno di tempo per ripurificarsi.
Inoltre sono crepati, quindi non so, magari si dividono di nuovo, oppure si formano 4 malvagi draghi come in Dragon Ball GT, come al solito. In questa serie sono menzionate cose che non hanno una localizzazione temporale nella timeline, come la fiamma della fortezza della roccia e gli antichi gormiti che appaiono come spiriti nel finale, dato che non corrispondono a nessun vecchio gormita. Se ho tralasciato eventi mostrati o menzionati che sono importanti per la lore di Gorm, fatemi sapere. Ho voluto menzionare quelli che ho segnato, ma è possibile che qualche elemento minore si sia perso in fase di scrittura o revisione dei vari appunti. Comunque, questo è l'ultimo evento della timeline canonico, o almeno che fa parte della narrativa generale della storia di Gorm, con collegamenti diretti. E con questo ho finito tutte le serie che ora come ora considero canoniche. Ripeto, per me una serie canonica si possiede una serie di figure, un corto animato e una rappresentazione al fumetto con chiari collegamenti con il resto della serie. È una definizione di canonicità arbitraria da parte mia in un certo senso, ma tutte le serie che non seguono questo criterio hanno un'ambientazione poco chiara o sembrano essere conclusive senza ripercussioni su serie successive. Si potrebbe dire che sono filler e sarei pure d'accordo, è una definizione più chiara, ma per lo scopo di questo video le considererò non canoniche. Ripeto, in futuro si potrà cercare di trovare un collegamento fra tutte le serie dei Gormiti, includendo la Nature Unleashed per prima, queste serie filler, perfino la 2018 e la New Era se possibile. E adesso vorrei cominciare a teorizzare dove piazzare gli... Oh, fermo. Ok, di nuovo Jack nella fase dell'editing qui. No, adesso non facciamo l'analisi della posizione temporale di questi eventi, che sono rimasti in posizioni vaghe, per il semplice fatto che non sono riuscito, come ho detto all'inizio video. Quindi farò un prossimo video in cui cercherò di collegarli. Approfitto della situazione per chiedervi se c'è qualcosa in più che volete, che analizzo la posizione temporale in quel video là, fatemelo sapere nei commenti e l'aggiungo allo script, così che quando lo registro, eccetera. Chiedo ancora scusa di non essere riuscito ad aggiungere questa parte e aver teaserato nel video questa roba che non c'è. È questione di tempistiche. Questo periodo è un po' difficile per me fare video, quindi quel poco che riesco. Per il resto, grazie per aver visto il video, tanto se siete arrivati qua vi siete visti più di 30 minuti di timeline gormitica. Mi dispiace se vi siete annoiati, non credo, perché tanto credo che vi siate divertiti se siete arrivati a questo punto qua. Quindi se volete mettete like come al solito, questo video è stato un lavorone gigantesco. Prendere clip da varie serie è un casino, già una serie singola era una rottura di scatole, adesso è una roba infinita. E nient'altro, dai, teniamo il video è già lungo così, teniamo i crediti più brevi possibili. Grazie ancora per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto. A bombazza!